Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia e le tendenze energetiche predestinate per il mese di agosto 2025. Ok ragazzi, abbiamo la carta del mondo. È una bella carta, è una carta di compimenti, una carta di risultati, ma è anche una carta di chiusura cicli. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche la mia mail per le consulenze personalizzate, e il link per la nuova pagina web dove trovate tutto quello che propongo e nella sezione dei contatti c'è anche il numero di telefono e sempre nella descrizione del video c'è il link per il seminario Tarocchi e Karma che si terrà a settembre 2025 e in più trovate anche i link per i corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, ok, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili. Partiamo con la giustizia, un 6 di pentacoli, il mondo nuovamente. Abbiamo un 2 di bastoni, un re di coppe, un re di bastoni, un cavaliere di bastoni, un altro re ragazzi, re di pentacoli e 8 di bastoni. Ok, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo un attimino qual è l'energia del mese. Potrebbero anche esserci dei messaggi slegati tra di loro e dopodiché andiamo a vedere i vari settori, quindi l'amore, il lavoro, la famiglia, il denaro, sì. Allora, partiamo dalla carta della giustizia, che mi indica o un momento di equilibrio o diciamo mirato al raggiungimento dell'equilibrio, oppure per qualcuno potrebbe anche rappresentare qualche questione burocratica in essere. Andiamo a vederla. Abbiamo un asso di coppe, un 8 di bastoni e scusate, un 8 di pentacoli e un 9 di pentacoli. Allora, qui ci potrebbe essere stato qualche nuovo contratto per qualcuno legato a qualche nuovo lavoro, perché c'è un asso, c'è un nuovo inizio, è un inizio di una quotidianità diversa, di una quotidianità più regolare, magari qualcuno sta lavorando su se stesso per acquisire buone abitudini. Andiamo a vedere il 6 di pentacoli. 2 di pentacoli e regina di coppe. C'è come una sorta di equilibrio altalenante, ovvero il 6 di pentacoli è una carta che ci parla di generosità, di apertura, di dare, ma è anche una carta che ci parla di equilibrio perché è uno degli arcani minori della giustizia, però poi abbiamo questo 2 di pentacoli che ci parla di tenere in piedi o comunque gestire più cose allo stesso tempo. Anche se di pentacoli è una carta di contratti. Andiamo a vedere il mondo. Temperanza.
e 6 di spade. Andiamo a vedere anche il 2 di bastoni. Mago, asso di pentacoli, giustizia nuovamente e 10 di pentacoli. C'è qualcosa che inizia qui, ragazzi, in questo agosto, perché qui abbiamo un asso e la giustizia e qui abbiamo un asso, il mago che è un numero 1 e di nuovo la giustizia. Secondo me è un nuovo progetto, una nuova, potrebbe essere un nuovo lavoro, come vi dicevo all'inizio, una nuova quotidianità, qualche cosa di nuovo che inizia in modo regolare o che è regolarizzato. Fatemi sapere se è un contratto per voi, magari un contratto di lavoro, se potrebbe essere un contratto di una casa, se potrebbe essere... potrebbe anche essere per qualcuno l'inizio di una convivenza, eh? Andiamo avanti, andiamo a vedere questo re di coppe. 7 di coppe e torre. Fatemi un attimo vedere se riesco a sistemare le luci. Ok, così forse si vede un pochettino meglio. Eravamo a questo re di coppe. Allora, io qui ho la sensazione con questa torre, ragazzi, che potrebbe esserci una sorpresa non proprio positiva. Vi ricordo che la torre di solito è la caduta dell'ego, cioè è come se ci fosse qualche vostro desiderio, qualche obiettivo, qualche risultato che volete raggiungere solo per ego, per sentirvi uguali agli altri, piuttosto che per sentirvi valutati, piuttosto che per, non lo so, sentirvi al sicuro. Ecco, queste sono tutte cose che dipendono dall'ego e con questa torre potrebbe esserci come una caduta di quello che erano o sono i vostri obiettivi per dare il passo a questo 7 di coppe che sono le strade che si possono aprire. Datemi una carta per la torre. Re di bastoni e stella. Adesso voi le vedete? Sì, un pochino le vedete. Credo che sia riferito a un ruolo che state rivestendo. Ed è come se qualcuno volesse cambiare ruolo, avesse voglia di qualche cosa di più. Probabilmente questo nuovo inizio è così positivo che ad un certo punto pensate, ma perché io non posso fare solo quella cosa lì? Ma perché io non posso puntare ad avere qualche cosa in più? Con la torre è possibile che quello che avete pensato fino ad adesso crolli e si apra un nuovo panorama con questo 7 di coppe. Andiamo a vedere il re di bastoni perché è una carta che si ripete. Eccolo qua il diavolo. Regina di bastoni, 4 di spade e diavolo. Io ho come la sensazione che vorreste essere nella possibilità di spendere di più, un po' per i vostri capricci, mi viene da dire. Un po' perché probabilmente è come se aveste bisogno di fare cose nuove ehm, e potreste insomma aver bisogno di più denaro di quello che in realtà avete. C'è come qualche cosa, qualche obiettivo al quale tenete, che vorreste magari raggiungere, che secondo me si fa un po' fatica per una questione economica. Non che vi manchino, però è come se non ne entrassero di più. Andiamo a vedere adesso poi ci arrivo in modo specifico sul denaro. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni. Morte, asso di spade, 3 di
coppe e 2 di spade. Non lo so, vedendo queste carte mi viene quasi da dire che potreste lasciar perdere certe amicizie, certe influenze, perché abbiamo sia la morte che l'asso di spade, che sono carte che tagliano con il vecchio. Tagliano il vecchio modo di pensare, tagliano le vecchie amicizie, il vecchio modo di fare, certe abitudini anche. È come se ho sentito la parola sollazzi. Io credo che qui ci sia da limitare, se vogliamo, il tempo dedicato al divertimento, limitare il tempo dedicato al lavoro, cioè è come se dovesse creare una regola, appunto, qui avete la giustizia. Non lo so, vi faccio un esempio. Dalle 9 del mattino alle 5 del pomeriggio lavoro, dalle 5 del pomeriggio dalle 5 e mezza via, fino alle 6 e mezza vado in palestra, dalle 6 e mezza alle 8 e mezza, non lo so, mi dedico a cucinare piatti sani, dopodiché c'è la cena e dalle 9 in poi, per esempio, può essere un buon periodo per mettermi a studiare, per lavorare sulla mia evoluzione personale, cioè è un po' come scandire l'orario della giornata. Ho come questa sensazione vedendo queste carte. Andiamo a vedere il re di pentacoli perché ragazzi nelle carte principali avete ben 3 re. Tre di pentacoli e papa. Il papa di nuovo è una carta che mi parla di contratti, mi parla di ufficializzazioni. Qui secondo me c'è qualche collaborazione che potrebbe entrare, Vi dico, se dovessi guardare solo la carta della giustizia, il papa e un po' l'evoluzione di queste carte, ci potrebbe essere l'inizio di una nuova famiglia, per qualcuno. Però andiamo con ordine. Allora, partiamo dal lavoro, ragazzi. Se siete senza lavoro, io ho la sensazione che dobbiate, come dire, allargare un pochettino il raggio d'azione. Quindi vi faccio un esempio, se avete sempre lavorato, non lo so, nella pasticceria, per dire, ehm, potrebbe essere utile magari fare dei corsi di aggiornamento piuttosto che dei corsi alternativi per la panetteria, per esempio, piuttosto che per le decorazioni delle torte. Cioè, è come un valutare altri rami laterali o paralleli al settore dove avete sempre lavorato, perché è come se vi steste focalizzando solo su una cosa per cercare lavoro e invece vi invitano proprio a puntare in alto. Per qualcuno di voi può essere importante il settore televisivo, diciamo anche il settore radio, il settore della divulgazione di massa. Secondo me qualcuno di voi potrebbe trovare sbocchi anche lì e magari sono lavori ai quali non avete mai pensato. Però devo dire che è come se aveste bisogno un po' di reinventarvi, secondo me. Non vi nego che è facile che entro la fine del mese, non so se firmerete già contratti, però accordi sicuramente li prenderete. Potrebbero essere precontratti, potrebbero essere contratti interni, o anche semplicemente accordi verbali. In realtà con la giustizia e il Papa dovrebbero essere scritti, però sapete che le letture non risuonano uguali per tutti quanti, quindi cercate di adattare voi la lettura alla vostra realtà. Per quello che riguarda le persone che sono occupate, allora, per chi stesse aspettando una, una promozione, potrebbe arrivare, ragazzi. Potrebbe arrivare, non nel modo in cui voi ve l'aspettate,
Cioè io come la sensazione che, vi faccio un esempio, avete chiesto per essere promossi a capo reparto, vi daranno la promozione ma non quella che avete chiesto voi. Io credo che vi sposteranno o che potrebbero mettervi a collaborare con qualcuno della vostra azienda. Non sento che si compierà il desiderio che voi volete, ma è come se ne compisse un altro. Per quello che riguarda, diciamo, l'andamento ehm, con i colleghi, con le persone che vi sono intorno, devo dire che è un periodo piuttosto armonioso. Per quello che riguarda le persone che sono autonome, io ho come l'idea che dovrete un attimino rifare i piani e le strategie, perlomeno per il secondo semestre del 2025. Potrebbe venirvi bene un consulente perché questo personaggio potrebbe farvi vedere buchi o punti di forza della vostra azienda, dei vostri servizi, dei vostri prodotti che voi non riuscite a vedere o non riuscite ancora a calcolare in visione di un futuro un po' più lontano. Quindi vi dico che secondo me il fare riferimento appunto a questo consulente potrebbe aprirvi panorami che fino ad adesso non avete preso in considerazione, compreso il panorama di collaborare con qualcuno, di mettere insieme le forze, no? Per quello che riguarda il denaro, dunque ragazzi, non credo che sarà un periodo proprio idilliaco, più che tutto perché sento che avrete come delle spese per curare l'immagine professionale, l'immagine aziendale, sento che è più... ehm, non sono spese per produrre, sono spese per il contorno, mettiamola così. E vi dirò un'altra cosa. Per qualcuno, però prendete sempre, sempre, sempre con le pinze quello che dico, perché sono letture generali, siete tanti, ognuno ha la propria realtà, però potrebbe esserci qualcuno che in questo periodo ritenga opportuno investire del denaro per degli studi, per accrescere la cultura, per anche solo semplicemente stare meglio e investire in se stessi. Quindi ho la sensazione che ci sarà da spendere denaro, però fate attenzione a non spendere più di quello che guadagnate, insomma, no? Non vedo grossissime entrate, però è anche vero che non ve la caverete poi così male, eh. Passiamo a quello che è i progetti, nel caso qualcuno avesse dei progetti. Questo, ragazzi, secondo me è il settore che va più a gonfie vele, quello della progettualità, perché vedo come se ci fosse un potenziale. Probabilmente avete un'idea in testa, state studiando se effettivamente può essere fruibile oppure no, e secondo me sì. E secondo me potrebbero proprio arrivare dei contratti con questi nuovi progetti. Potrebbero essere, ripeto, progetti che non c'entrano niente con il lavoro, quindi come se fosse un qualche cosa che vi dà la possibilità di guadagnare di più o al di fuori del vostro lavoro normale. Nel caso non abbiate lavoro, potrebbe essere proprio quel progetto che vi fa uscire dalla vostra situazione, anche se non siete assunti da qualcun altro. Quindi lavorate sui progetti che avete perché possono essere effettivamente remunerativi e devo dire che per qualcuno il portare avanti questi progetti potrebbe implicare il doversi alleare con qualche grossa azienda. Quindi non lo so, avete trovato l'idea geniale del momento, ma non avete soldi, per esempio, per sovvenzionare, per portare avanti il progetto, potrebbe essere utile presentarlo a degli investitori.
e vi dirò che secondo me in un 90% dei casi vi finanzieranno, troveranno il vostro progetto geniale e troverete i finanziatori necessari per o portarlo avanti o portarlo a terra, cioè da un'idea farlo diventare reale, ok? Per quello che riguarda la famiglia, qui intendo sempre la famiglia di anime, quindi sia quella di sangue, ma anche quella che vi siete scelti, gli amici, i colleghi, insomma, le persone che vi girano intorno più ore al giorno. Devo dire che qui sento abbastanza armonia, ragazzi, sento abbastanza unione e affiatamento anche, oserei quasi dire. L'unica cosa è che potreste fare un po' di testa vostra in certi momenti e questo vi aiuterà per uscire da certi schemi familiari. Cioè, vi faccio un esempio, c'è un esempio che ho già fatto in passato per farvi capire, è l'esempio del prosciutto. Allora, c'è una bambina che vede la mamma che cucina il prosciutto e che cosa fa la mamma? Taglia la punta e la coda del prosciutto e poi della fetta di prosciutto e poi lo mette in padella, no? E la bambina chiede, mamma, perché tagli i bordi del prosciutto? E la mamma risponde, non lo so, lo faceva sempre la nonna e lo faccio anch'io. Si va dalla nonna e si chiede, nonna, perché tagli i bordi del prosciutto? E la nonna risponde, veramente non lo so, lo faceva mia mamma e l'ho fatto anch'io. Si va dalla bisnonna e si chiede, nonna, perché tagliavi il prosciutto? E lei risponde, perché non avevo una pentola abbastanza grande per farcelo entrare tutto e quindi tagliavo i bordi per poterlo cucinare tutto insieme. E quindi sia la nonna che la mamma hanno ripetuto meccanicamente questa azione senza sapere perché. Questi sono gli schemi familiari che noi ripetiamo senza renderci conto e che in qualche modo c'è bisogno di rompere, no? Rompere gli schemi di comportamento vale a dire rompere il karma. E sento che il mese di agosto sarà un mese, diciamo, conoscitivo, nel senso che diventerete un po' osservatori di quelle che sono le dinamiche di comportamento che avete portato avanti fino ad adesso, ma che non vi servono più. E anche per quello che qui abbiamo la torre, insomma, la morte è qui, la morte è importante, perché si tagliano proprio quelle credenze, quelle abitudini che non sono nostre. Passiamo all'amore, ragazzi. Allora, per chi è single, devo dire che ci sono buonissime probabilità che inizi qualche cosa di nuovo. La relazione, secondo me, è una relazione degna di essere chiamata relazione con la R maiuscola. È una relazione potenzialmente in equilibrio. La persona in sé potrebbe avere alti e bassi, però è come se fosse una persona di un certo spessore per iniziare una relazione come si deve, una relazione duratura. Nel caso non siete pronti per una relazione duratura, vi dirò che comunque con questo personaggio si può creare una conoscenza profonda. Poi da lì ad avere la relazione seria lo decidete voi. Però sento che c'è come una sorta di balsamo in questo settore per voi questo mese. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione, ovvero che hanno qualcuno in testa, indipendentemente da siamo una coppia, non siamo una coppia, ci vediamo da poco, ci vediamo da tanto, chi ha una persona in testa, devo dire che il mese si svilupperà abbastanza bene anche per voi, ragazzi. Potrebbero esserci come degli alti e bassi, magari verso inizio mese, per quello che abbiamo alla giustizia 6 di pentacoli, come se ci fosse da regolarizzare questi alti e bassi, o meglio, da dare delle regole, ok? Per esempio, alla relazione si dedicano 2 serate alla settimana, poi tutto il resto puoi andare a fare i corsi, vedere gli amici, stare a casa a leggere un libro, però è come un stabilire delle regole comuni che vadano bene entrambe. Però devo dire che si arriva ad un punto di incontro, c'è una buona comunicazione, secondo me, tra voi e il o la partner.
Sì, e tutto sommato, ragazzi, devo dire che se siete in una relazione da tanto tempo, attenzione, perché tra la giustizia e il Papa potrebbe esserci qualche nuova ufficializzazione, mi verrebbe da dire, con la carta del Papa. Stavo guardando se potevo dirvi, se potevo parlare della proposta di matrimonio, considerato il Papa e la giustizia, ma può essere che sia nell'aria. Per qualcuno magari è così, per qualcun altro se ne parla solo, si inizia a sondare il terreno. Se però quello non fosse il vostro caso, vi dico che ci potrebbe essere come un ti presento i miei amici, oppure per qualcun altro addirittura, sì però per pochi, potrebbe esserci come l'idea di una casa insieme, comprare piuttosto che affittare, piuttosto che andare a convivere, ok? Per le persone che sono in una relazione più o meno, che non è definita, può essere clandestina, può essere a distanza, devo dire che secondo me ci sarà un nuovo punto di incontro, anche se siete in separazione. Secondo me arriva un momento dove c'è la possibilità di comunicare, c'è la possibilità di aprirsi all'altro o all'altra e di trovare un punto medio. Tutto sommato, ragazzi, un consiglio che mi sento di dare a tutti e tre i gruppi è di prendere le cose un po' più con filosofia. Cioè, perché si parte con una giustizia, è come se ci fosse una certa rigidità. E invece io credo che ci sia bisogno di tagliare con certe rigidità, con certi pensieri, con certe questioni egoiche. È come dire, lasciamo un po' che le cose fluiscano, insomma. Se parliamo di stato psico-emotivo, vi dico, il tagliare con certe abitudini, osservare le dinamiche di comportamento, soprattutto quelle familiari, e chiedervi perché nella mia famiglia si fa così o perché io sto facendo così, fa sì che vi possiate rendere conto di quello che fate in modo automatico e di quello che invece volete fare perché a voi serve. È come un mese di pulizia interna da questo punto di vista qui, ok? Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Nessuna cosa e la pazienza. Allora, questa carta rappresenta come una lavagna bianca, o meglio nera in questo caso, nel senso che non è scritta, non c'è niente di scritto e quindi è un po' come è un papa, tra l'altro. Ehm, è come se vi dicessero sei tu che sei padrone di scrivere la tua nuova realtà. E poi la carta numero, questo qua è un 7 di pentacoli, vi parla di avere pazienza. È come se vi dicessero cominciate a buttare giù una traccia e poi abbiate pazienza, iniziate a fare quello che vi serve per raggiungere il vostro obiettivo, però nel frattempo abbiate pazienza che le cose evolvano, che le cose si sviluppino. Andiamo a vedere una possibile difficoltà di questo momento. Perché mi è difficile prendermi una pausa? Probabilmente qualcuno di voi pensa che fino a che non è arrivato all'obiettivo non sarà felice, non sarà pagato, non sarà tranquillo e quindi c'è come questa continua ricerca di quel risultato, di quell'obiettivo, però è come se vi dicessero è necessario prendersi una pausa, ok? Perché anche il corpo ha bisogno di rigenerarsi e durante queste fasi di rigenerazione anche il cervello lavora meglio. Andiamo a vedere una possibile credenza limitante perché mi valuto dalle mie prestazioni, quindi se ho il risultato mi valuto degno, se non ho il risultato mi valuto un fannullone, per esempio. Che è interessante. Questo è proprio una questione di ego, È come se vi identificaste non con chi siete, ma con quello che fate. Che interessante, fatemelo sapere nei commenti se vi risuona.
Andiamo a vedere un pensiero su cui riflettere. Quando non ottengo ciò che voglio, riconosco che c'è qualcosa di meglio che mi aspetta. Questo è un po' per praticare il non attaccamento, secondo me, cioè rendersi conto che se io vado in una direzione, continuo a cadere, a rialzarmi, continuo a puntare lì, ma faccio fatica ad avere i risultati o addirittura i risultati non arrivano, è perché probabilmente devo cambiare strada, c'è qualche cos'altro di meglio che mi aspetta. Amici della bilancia, fatemi sapere quale sarà il risultato del compimento di agosto. Spero comunque di avervi dato degli spunti di riflessione interessanti, fatemelo comunque sapere nei commenti qui sotto. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il lavoro sulle credenze limitanti, ma lo stesso lavoro lo potete anche fare per conto vostro attraverso la sezione degli abbonati. Lì spiego proprio come lavorare le credenze limitanti, ma ci sono anche altri temi di metafisica, di metamedicina, insomma è tutto insieme, poi si parte da diverse strade per arrivare sempre al centro. Però è interessante perché vi spiego come lavorare i chakra, come riequilibrarli, come identificare l'eccesso e la carenza. Insomma, è un percorso di crescita. Voi date comunque un'occhiata ai titoli dei video, sono quelli dentro la playlist con la copertina lilla. I titoli si vedono, sono pubblici. Bene, detto questo, un'altra cosa ragazzi, se per caso non vedete il tasto abbonati è perché avete un iPhone, quindi o accedete dal computer o da un altro telefono. Detto questo io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!